Giampiero Gasperini, primo pomeriggio davanti alla TV per seguire il sorteggio del group stage di UEFA Europa League per l'Atalanta, Sporting, Sturm Graz e Rakov Czestochowa. Prime impressioni. Le impressioni non è il girone più difficile dell'Europa League, ma giocare in Europa è sempre molto, molto complicato, molto difficile, molto blasonato, molto emozionante. Non ci sono gironi certi, anzi, troviamo comunque degli ambienti tutti molto caldi, molto, molto difficili da affrontare. È una squadra sicuramente delle tre, insomma, lo Sporting Lisbona è sicuramente una squadra che ha fatto vedere molte cose importanti già l'anno scorso. E infatti in Europa le partite cambiano, i valori cambiano, ne sa qualcosa l'Atalanta quando ha partecipato alla sua prima Champions League. Sono partite in 6 partite, un mini campionato a 6 partite e quindi hanno tutto un valore molto più alto perché ogni partita può essere importante, le prime non decisive come abbiamo vissuto noi in Champions, però è chiaro che sono gironi molto battagliati che probabilmente si risolvono all'ultima giornata. Lei si è anche emozionato il giorno del saluto squadra tifosi, perché rivolgendosi proprio ai tifosi ha detto, insomma, togliamo il passaporto dal cassetto. Sì, 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 perché è rimasto nel cassetto un anno e non eravamo abituati a fare i timbri un po' in tutta Europa e bello, bello, quest'anno lo stiamo vivendo con grande soddisfazione questa possibilità di tornare a una competizione importante come l'Europa League e tornarci anche insomma, in una prima fascia e quindi abbiamo bisogno anche noi di misurarci nuovamente con l'Europa, vedere perché è quella che ci ha dato modo di crescere, modo di diventare più sicuri, più forti, più bravi, abbiamo tratto anche vantaggio poi in campionato e tutto questo dobbiamo andare a cercare anche quest'anno. Emozioni che sono però da mettere nel cassetto, in questo caso si toglie il passaporto, le emozioni però vanno messe lì perché adesso c'è il campionato, domani c'è una partita, la terza stagionale. Lei ha detto un campionato, questo di Serie A, che si è molto livellato, quindi avversario di assoluto valore quello che affronterete domani, il Monza. Sì, questa è la mia sensazione da subito, che questo sarà un campionato molto più livellato di quelli passati, molto più difficile anche da giocare in trasferta. Domani incontriamo il Monza, che invece è una squadra che l'anno scorso è stata una rivelazione, se vogliamo, soprattutto da quando è arrivato Palladino in poi, hanno fatto tanti punti, hanno sfiorato l'Europa anche loro. E quindi domani è già un ottimo test. È chiaro che questo inizio di campionato è un po' messo da parte per le continue voci di mercato, i continui trasferimenti e questo, almeno a me personalmente, quest'anno veramente disturbato un po', però è finito finalmente e adesso si penserà solamente al campionato. A dire la verità, intanto che registriamo questa intervista, il campionato, il calciomercato non si è ancora concluso, Sì. quindi aspettiamo la fine per fare bilanci. Ma l'Atalanta domani che partita dovrà fare? Che partita sarà per l'Atalanta? È una partita difficile come lo sarà anche per il Monza, chiaramente, perché come ho detto prima sono partite equilibrate. E anche quella di giugno, che poi è stata l'ultima di campionato, che ci ha dato la certezza insomma, dell'Europa League, è stata una partita che poi si è dilatata nel risultato nel finale, ma che è stata una partita molto equilibrata, che ha fatto vedere un Monza di grande spessore, di grande valore tecnico. E domani sarà una partita dove si alterneranno poi i valori delle squadre e noi dovremo essere bravi come abbiamo fatto a giugno a sfruttare i momenti nostri migliori e a far valere, speriamo, quest'anno il fattore campo molto più di quello che siamo riusciti l'anno scorso. Poi la sosta. Poi la sosta che per certi aspetti a noi va molto bene perché abbiamo tanti giocatori che sono arrivati in questi ultimi giorni, ultime settimane e quindi ci dà la possibilità di, in un certo aspetto, di inserirli e anche di migliorare un po' la loro condizione che non è delle migliori. Tanti giocatori sono fermi da tanto tempo, hanno giocato le ultime partite da mesi
e il rovescio della medaglia è che molti invece andranno anche in nazionale, quindi questo vantaggio lo perderemo con alcuni e lo troveremo con altri.